Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, oggi andremo a vedere una lettura un po' diversa dal solito, è una lettura karmica, ne ho già fatta una a gennaio, se volete andare a vederla la trovate nelle letture atemporali, perché in effetti questa lettura non ha un periodo specifico nel calendario, ma ha una validità di 30 giorni da quando ascoltate la lettura. Bene, mostrami tendenze energetiche karmiche dell'Ariete per il prossimo trimestre. L'appeso, oh, amici dell'Ariete, periodo di stand-by a quanto pare, che non è sempre negativo perché molte volte questo rallentamento o questa fase di fermo ci dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Devo dire che l'appeso è anche tanto collegato al fatto di accettare qualche tipo di situazione che vi sta succedendo. Andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere le tendenze principali del prossimo periodo. Sicuramente con la carta dell'appeso c'è vi dico, sento che per molti è un aspetto in particolare di una situazione, mentre per altri è una situazione nel complesso, diciamo. Allora abbiamo un 9 di pentacoli, un 2 di spade, il matto, 8 di bastoni, 5 di spade, 8 di coppe, 7 di spade e 10 di bastoni. Mm. Non so se è un movimento completamente vostro oppure se potrebbero esserci altre persone in questo senso. Andiamo a vedere carta per carta, ragazzi, perché non avete neanche una figura e un solo arcano maggiore, tutto il resto sono arcani minori. Quindi io qui ho come la sensazione che sia sì un periodo, diciamo anche leggero, cioè nel senso non è che vedo cose particolarmente pesanti per ora. Adesso andiamo a vedere con i mini tarocchi. Partiamo dal 9 di pentacoli. Regina di bastoni e fante di bastoni. Potrebbe essere un qualche tipo di situazione lavorativa piuttosto che semplicemente di indipendenza emotiva, indipendenza economica, indipendenza nel fare le cose, nel gestirsi la vita. Il 9 di Pentacoli è una carta di forte amor proprio e vedo che c'è, come vi posso dire, una certa spinta alla vita.
Andiamo al 2 di spade. Tre di bastoni. Sì, qui ho come la sensazione che qualcuno stia pensando se andare o se stare. C'è come una comunicazione da dover fare. Per adesso al 2 di spade diciamo che siamo al bivio. Potrebbe essere una collaborazione lavorativa e se così fosse, perché il 9 di pentacoli è collegato ai lavoratori autonomi, probabilmente se siete lavoratori autonomi in questo trimestre potrebbe arrivare una collaborazione lavorativa che potrebbe anche togliervi dalla sofferenza, letteralmente. Potrebbe essere un trampolino di lancio verso nuovi obiettivi. Diciamo che qui il punto è, allora, questo vale sia se siete autonomi, sia se avete una situazione di genitore single, sia che abbiate una piccola azienda a livello familiare dove siate voi e vostro padre o voi e vostro figlio o figlia, insomma, sapete che il sesso è uguale. Andiamo a vedere il matto. E qui è come se ci fosse un bivio, appunto. Vado o sto? Mi butto in questa nuova avventura oppure resto così come sono che comunque vado bene? Diciamo che il 9 di pentacoli è una carta abbastanza godereccia, cioè per la serie ho tutto quello di cui ho bisogno, non mi manca niente, mi sto godendo quello che ho. Allora, un'altra carta per il matto. Guardate, se il bivio è inizio una collaborazione o no, qui l'invito invece potrebbe essere inizia qualche cosa sì, ma da solo. È come se aveste bisogno di ritrovare l'entusiasmo, di andare oltre quello che già avete, ma sono tutte carte, diciamo, solitarie, mi viene da dire. Il matto è un inizio di una nuova avventura, di un nuovo percorso. L'eremita è qualcuno che va per il proprio percorso e l'asso di denari è un seme che può germogliare, una nuova via, una nuova strada che si trova. Quindi qui sento ragazzi che tutto praticamente vi invita a partire per qualche cosa di nuovo, però io qui ho come la sensazione che dovrete farlo da soli. Collaborare sì, però no dipendenti, tipo contratti di due persone autonome, contratti di collaborazione, però ho come l'idea che insomma vi invitino con questo eremita a pensare molto bene le cose prima per conto vostro, a meditare, a vedere le cose da un'altra prospettiva, da un'altra angolazione, cercare di vedere quali potrebbero essere i lati negativi della situazione, per esempio, anche solo per preparare il piano B. Andiamo all'8 di bastoni perché qui c'è qualche tipo di comunicazione, di dialogo, di anche spostamento per qualcuno da dover effettuare. Ho intravisto un giudizio? No, temperanza. Temperanza, 2 di pentacoli, mondo e ruota della fortuna. Sì, qui ci potrebbe essere una questione con la distanza, una questione di dover fare i pendolari o dover gestire più cose allo stesso tempo ed è per quello che secondo me avete l'appeso, come se vi dicesse vale la pena. Però qui sento che proprio tutto questo movimento energetico che vivrete nel prossimo trimestre vi servirà soprattutto per, diciamo, ritrovare l'entusiasmo nella vita, ritrovare la fiducia in voi stessi, ritrovare anche l'equilibrio, considerato che abbiamo la temperanza e tenete presente che con la ruota della fortuna potrebbe esserci proprio un momento di cambio, sia a livello fisico, di denaro, di entrate, di possibilità, di occasioni che arrivano, sia proprio a livello karmico. Andiamo a vedere questo 5 di spade, perché io sento che, come vi posso dire, sarete dentro questo movimento, ma non lo vedrete. Cioè, nel senso, è come se vi trovaste un pochino persi ad un certo punto, il non saper dove andare.
Però poi arriva l'illuminazione, non vi preoccupate. 5 di pentacoli. Uff. Dunque ragazzi, scusate, ho cambiato proprio tono di voce perché mi sono frustrata. Stavo cercando di inquadrare le cose, per quello che qua vi dicevano, cioè o vi dicevo, non dipendenti, non fate. E a questo punto mi viene il dubbio di dirvi anche di non fare contratti neanche tra collaboratori. Mm? Perché? Perché ci sono tre carte che qua parlano di qualche cosa che potrebbe non andare bene a livello economico. È come se ci fosse troppa carne al fuoco e poi non si riuscisse a gestire bene la cosa. Però vi dico, qua avete anche un 8 di coppe e un 7 di spade. Ho come l'idea che cerchino di allontanarvi con la scusa di un viaggio di lavoro, per dire, o qualcuno cerchi di allontanarsi con una scusa e poi vi renderete conto che c'è una bugia, perché abbiamo un 7 di spade. È come un po' un risveglio. Ecco, guardate, il vedere il lato B della medaglia. Qua sembra il lato A e questo il lato B, come se nel primo periodo vedeste le possibilità di espansione che effettivamente, ragazzi, vi devo dire che potrebbero esserci, ma avete già dei dubbi con questo due di spade, già all'inizio, vuol dire che già avete annusato che qualche cosa non va, e per quello che anche qui vi dicono pensate con la vostra testa con questo eremita. Arriviamo a quest'otto di bastoni, la comunicazione, probabilmente deve cambiare qualche cosa a livello di comunicazione, a livello di gestione, perché c'è anche una questione legata al movimento, allo spostarsi, al trasferirsi anche per qualcuno, cioè proprio traslocare con la residenza. Andiamo a vedere questo 8 di coppe perché me lo richiama, mi richiama di nuovo l'allontanamento. 9 di spade. E asso di coppe. Io qui ho l'idea che qualcuno si allontanerà da una persona per amore del figlio. Questa è una cosa che vi dico così, è come se ci fosse in questo momento evolutivo per voi da imparare a priorizzare il figlio rispetto a una persona al vostro pari. Potrebbe essere priorizzare un dipendente piuttosto che un vostro collaboratore, magari il dipendente è tanto tempo che è con voi, il collaboratore vi fa credere o vi propone, perché magari lui ci crede in questo progetto che sembra, però dici però il tuo collaboratore per esempio devi farlo fuori, e qui si tratta di trovare una priorità in base al valore morale che voi date, sia al progetto che alla persona che ve lo propone, che potrebbe essere appunto questo dipendente piuttosto che il figlio. C'è un diavolo, ragazzi, qualche tipo di tossicità, c'è anche un 7 di spade, quindi state, e il 5 di pentacoli. Qualcuno potrebbe tentare di fregarvi, questo ve lo dico, perché questa è una carta di perdita, questa è una carta di illeciti, questa è la carta del ladro. Quindi confusione mentale, litigi. Quando c'è un 5 di spade si parla di lotte di potere, ovvero è più importante durante la discussione, durante il litigio, perché normalmente non sono mai discussioni pacate, non sono mai confronti o dialoghi, sono sempre discussioni accese con il 5 di spade. E durante la discussione è importante capire chi ha ragione. No, ma ho ragione io per questo, no, ma ho ragione io per quell'altro. No, quello è l'ego. E che cosa succede? Che alla fine di tutte queste discussioni tutte le parti sono stanche, sono sfinite e nessuno ha vinto, perché poi in realtà una reale soluzione al problema non si trova. Siccome è anche una carta di manipolazione mentale e qui avete il diavolo e qui avete il 7 di spade, ho proprio la sensazione che o siete voi a ingannare voi stessi, visto che comunque figure non ce n'è,
ed è come se avessi bisogno di allontanarvi da qualche tipo di tossicità, da qualche tipo di mentalità di carenza, da qualche tipo di confusione mentale, per riuscire a rinascere col cuore. Una volta che vi lasciate indietro anche queste bugie autodette, possiamo dire, guardate, l'appeso è una carta di grande onestà ed è una carta che io sento molto collegata con il quarto chakra perché è colui che ha perso tutto. È stato messo a testa in giù e non può muoversi, quindi non può fare altro che arrendersi alle circostanze. E in questi casi non si può far altro che perdonare se stessi, perdonare l'altro, perdonare la vita, l'universo o chi che sia. Ed è il modo, il perdono, con cui si brucia karma, con cui si rilascia karma. E qui poi il peso ve lo togliete alla fine. Andiamo a vedere questo 7 di spade. Amor proprio. Guardate ragazzi, fare il lavoro del perdono è molto difficile, soprattutto su noi stessi. Le prime persone che si fa difficoltà a perdonare siamo noi stessi. E vedendo questo matto, quello che mi viene da dire è di cercare di vedervi sempre come, innanzitutto, siate obiettivi sul livello di consapevolezza che avevate nel momento in cui avete fatto la scelta. Ok? Quindi a posteriori è facile dire se avessi detto, se avessi fatto. Secondo, vedetevi sempre come un bambino, cercate di porre attenzione nel bambino interiore che c'è in voi, proprio per accudirlo, per vederlo come un'anima che sta apprendendo, sta imparando e quindi diciamo che il perdono, la comprensione e anche la compassione diventano un po' più semplici, facili no, però semplici. Devo vedere ancora una carta. Otto di pentacoli e re di pentacoli. Sì, ragazzi, io qui la sento molto come un qualche cosa che riguarderà il lavoro, una sfida che vi arriverà a livello lavorativo. Io ho come la sensazione che vi dicano di cogliere comunque le occasioni che arrivano, perché effettivamente possono anche semplicemente darvi degli spunti o semplicemente un po' di entusiasmo per ripartire o per ricaricare un po' le pile, però il consiglio qui è di ragionare con la vostra testa, perché troppe cose non potete fare. Vi dico che qui la comunicazione è un punto chiave perché io credo che sia complicata, che sia ambivalente ed è da lì che poi arriva questa confusione mentale, questo volersi allontanare dai troppi pensieri, anche dalle troppe discussioni, probabilmente non si va d'accordo, non si è d'accordo su come investire il denaro per le attrezzature, se fosse appunto una nuova collaborazione, un nuovo progetto, quello che è. E qui ho come l'idea che qualcuno abbandonerà il campo per dirigersi verso quello che veramente vuole. In realtà ho la sensazione che ritorniate un po' a fare quello di prima, cioè prima di non necessariamente come lavoro, ma a livello di soddisfazione personale. Cioè magari qui appunto eravate autonomi, iniziate questo tipo di attività che non va esattamente come voi volevate, ma che vi serve per imparare a ragionare con la vostra testa, a farcela con le vostre gambe, a non farvi intrappolare, a non farvi incastrare, a non svendervi, mi viene da dire. Comunque ragazzi, alla fine abbiamo questo re di pentacoli, questo 8 di denari e io sento che in qualche modo le cose miglioreranno. È come se acquisiste un nuovo ruolo, potrebbe essere per qualcuno, un nuovo lavoro. Può essere che con la carta degli amanti non sia proprio ben pagato, però comunque è working in progress. Per qualcuno ho la sensazione
che per monitorare meglio questo tipo di situazione, questo Re di Pentacoli sia in realtà... Allora, se voi siete dalla parte dell'appeso e non potete fare niente in modo attivo, quello che sento qualcuno farà sarà ehm, contattare un'altra persona perché faccia questi movimenti al posto vostro. Potrebbe essere un lavoro di spionaggio, anche un qualche cosa dove c'è da controllare, c'è da vedere, c'è da andare a mettere il naso dove voi non sapete. Ehm, Sento che anche lì potrebbe esservi utile questa persona, ma più che altro per aumentare la vostra sicurezza, aumentare la vostra concretezza, diciamo così. Il trasferimento comunque ci sarà, eh. Se non è perché con l'otto di coppe i periodi di spostamento sono brevi, però comunque un movimento fisico, un viaggio, uno spostamento c'è. Andiamo a vedere Osho. Comunque ragazzi, il lavoro qua è il perdono del bambino interiore per uscire da questa tossicità che potrebbe, anzi io direi che quasi si presenterà in questo trimestre, ma sapendola riconoscere riuscirete a far vincere l'amore, mi viene da dire. So che sembra un cliché però. Ok, allora l'esistenza, carta numero 1, è un mago. Anche qui un nuovo inizio, come qua, no? Poi abbiamo divertimento, ma sì, infatti. La trasformazione e il coraggio. È come se avessi bisogno di prendere la vita più, diciamo, giocando, divertendovi, se non è la vita è il lavoro. Sento che questa parte della lettura pesa parecchio, perché c'è come una sorta di condizionamento, però qui si tratta di riacquisire la fiducia in voi stessi, trasformarvi, avere il coraggio di fare il salto di fede. Il matto parla anche proprio di fare il salto di fede, ma di aver fiducia in voi stessi, perché con il mago voi avete tutte le capacità, tutte le caratteristiche, tutte le doti per mettere in essere la vostra realtà di vita, quella che volete vivere voi. Andiamo a vedere un koan. Se cammini, cammina. Se sei seduto, siedi, ma non esitare. Quindi l'importante è prendere una scelta fondamentalmente, ragazzi. In questo momento siete in una fase dove avete il tempo o potete prendervi il tempo per effettuare questa scelta importante. Cari amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se volete sostenere il canale potete iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!